Giulietto Chiesa per pandoratv.it. Oggi è sabato, giorno prima del voto del 4 marzo, quindi siamo in silenzio, si fa per dire, stampa elettorale e non parliamo quindi di politica italiana, ma voglio richiamare la vostra attenzione su un discorso di enorme importanza politica e strategica per tutti noi. È il discorso di Putin all'Assemblea federale russa dell'altro ieri, evento a mio avviso di enorme grandezza. Quei pochi che capiscono in Occidente hanno reagito preoccupati. Qualche altro, tra quelli che non capiscono niente di solito, ha cercato di arrampicarsi sugli specchi immaginando che Putin stia facendo la sua campagna elettorale. Non sanno, poveretti, che Putin vincerà a mani basse le prossime elezioni presidenziali e che quindi non ha nessun bisogno di farsi ulteriore propaganda. La sua popolarità non ne ha proprio bisogno, almeno per ora. Molti altri in America hanno capito naturalmente, ma hanno cercato di truccare le carte anche per non manifestare la loro debolezza e hanno presentato e presentano il discorso di Putin come una nuova manifestazione della tradizionale aggressività e minacciosità della politica russa. La Russia aggressiva, che conosciamo già da tutti i media in questi anni, in realtà è vero il contrario. Non è Putin che minaccia. Il leader russo è stato chiarissimo. Questa non è una nuova fase della guerra fredda, ha detto innanzitutto, è qualcosa di più e di peggio. E chi ha cominciato questo qualche cosa di più e di peggio è stato un presidente degli Stati Uniti, quello che si chiamava George Bush Jr., quello della guerra in Iraq, diciamo così, il quale nel 2002 decise di ritirare unilateralmente l'America dal trattato ABM, Anti-Ballistic Missile, il sistema antimissile balistico, che era poi praticamente l'accordo tra le due superpotenze a non fare un sistema antimissile, che avrebbe consentito a chi infliggeva il primo colpo contro l'avversario di evitare di ricevere a sua volta un contraccolpo distruttivo. Quell'accordo ha tenuto in piedi la pace mondiale, quella strategica, nel corso della prima guerra fredda. E ha funzionato, ma l'America se ne è ritirata. E da allora ha detto Putin che gli Stati Uniti si stanno preparando allo scontro. E questa è la lettura delle parole di Putin dell'altro ieri, che riflettono una grande preoccupazione. Putin sa che Washington sta procedendo a grandi passi verso la creazione di un sistema antimissile balistico, proprio quello vietato dal trattato del 2002, che ha retto fino al 2002, e sa che i calcoli americani, perché è scritto sui loro documenti, non è un segreto, prevedono di giungere a compimento di questo nuovo sistema entro un quinquennio. E quello che stanno facendo in questi ultimi anni e sotto i nostri occhi stanno allargando ed estendendo la sfera delle loro basi militari, della loro accerchiamento della Russia e adesso anche della Cina nel Mar Cinese con i loro sistemi d'arma, avvicinandoli il più possibile ai punti di partenza dei missili dell'avversario, quindi contro la Russia e contro la Cina. La Russia, Putin, sa che a quella data il pericolo di un primo colpo distruttivo sarà imminente. Ha ragione o ha torto. Non importa qui sapere se ha ragione o ha torto, importa qui sapere che cosa pensa Putin e che cosa pensano i russi e probabilmente anche i cinesi. E Putin decide di dirlo adesso. Occorre fermarli ora. Come? Facendo loro paura, perché evidentemente a Mosca ormai pensano che per fermare l'America non ci sia che un modo, quello di fare paura a questo gruppo di dementi che la guidano, facendo loro capire che quando saranno arrivati al traguardo, quel traguardo non ci sarà più, anzi, più, facendo loro capire che quel traguardo non c'è già più neanche adesso. L'annuncio è epocale. La Russia possiede già 4 nuove armi strategiche che nessun sistema antimissile potrà fermare. È come dire agli americani: non buttate via dei soldi, perché noi abbiamo già previsto quello che voi state cercando di costruire, abbiamo già trovato le soluzioni per sconfiggerlo.
Sono 4 armi impressionanti sotto molti profili. Un nuovo missile da crociera con motore atomico, cosa senza precedenti, cioè con un raggio d'azione planetario. Secondo, un drone sommergibile, cioè un sommergibile che viaggia in immersione ad alta profondità, mosso da un motore atomico, missile drone sommergibile armato di missili intercontinentali, super veloce, silenzioso, non facilmente detectabile. Terzo, un missile che viaggia a velocità 10 volte superiore a quella del suono. Si chiamerà il pugnale, in russo Kinjal, con 2000 km di raggio d'azione, quindi se piazzato ai confini della Russia in Europa, per esempio, in grado di raggiungere praticamente tutte le capitali dell'Europa centrale e anche un po' di più. E infine un nuovo missile strategico che si chiamerà Avanguardia, anzi si chiama Avanguardia, capace di volare a una velocità 20 volte superiore a quella del suono. Tutti questi nuovi armamenti potranno essere armati con armi atomiche, oltre che armi convenzionali. Cioè equivale a dire, e questo ha detto Putin, non provateci. E vuole dire anche molte altre cose, perché Putin ha detto non provate a toccare la Russia o qualcuno dei suoi alleati, con chiaro riferimento alla Cina e anche altre cose su cui torneremo in questa settimana per commentare meglio questa svolta strategica. Dice per esempio che la superiorità navale americana in tutto il mondo, cioè le sue portaerei, le sue squadre di portaerei accompagnati da tutto un sistema d'arma marittima, tutto ciò che era la superiorità americana nel mondo è finita per sempre e che le loro portaerei saranno di fronte a queste armi che vengono annunciate affondabili in pochi minuti come barchetti di carta e non potranno difendersi. Un cambio enorme. Equivale il discorso di Putin anche a un'altra cosa, è rivolto anche agli europei, a noi che siamo in mezzo, a noi che siamo alleati con i dementi d'oltreoceano, e dice Putin a noi: svegliatevi e fermateli, perché se non li fermerete voi saremo costretti a fermarli noi, quando decideranno follemente di partire. Ecco il significato del discorso di Putin di fronte all'Assemblea federale russa, e se non fossimo tutti ciechi dovremmo capirlo con molta attenzione, stare molto attenti a quello che succede. Qui non c'è propaganda, non è appunto una nuova guerra fredda, è la preparazione dello scontro. E Putin ci fa gentilmente capire che lui può fermarlo perché si è dotato degli strumenti per fermarlo. Noi che cosa stiamo facendo per fermarlo? Niente. Abbiamo fatto un'intera campagna elettorale senza parlare del mondo e quindi siamo totalmente indifesi di fronte a ciò che sta per accadere. Mi auguro che i prossimi giri intorno al mondo siano un po' migliori dell'ultimo che abbiamo fatto tutti insieme a bordo della Terra. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it